Ci sono strade che finiscono per incrociarsi anche se partono da molto lontano, da altri continenti, da altri tempi addirittura. Anni e anni e migliaia di chilometri di distanza per finire tutte nello stesso punto e nello stesso luogo. E lì, in quel punto e in quel luogo, terminare, in un certo senso, per sempre. Una di queste è una grande strada che dal centro di Baghdad esce dalla città e va verso l'aeroporto. La Route Irish la chiamano. Ed è una strada molto pericolosa, perché siamo nell'Iraq sconvolto dalla guerra e su quella strada, tra attentati e sparatorie, autobombe e checkpoint, sono già state uccise 13 persone e altre 12 sono rimaste ferite. Quella sera poi c'è anche brutto tempo. 4 marzo del 2005. Appena finito di piovere, c'è foschia e le strade sono piene di buche. C'è una macchina, una Toyota Corolla grigia, che ha imboccato la rampa che porta alla Route Irish. L'uomo che sta al volante guida con attenzione, a velocità moderata, anche se vorrebbe andarsene il più in fretta possibile da quella situazione. Ma la foschia vela il parabrezza ed è buio, non ci sono molte luci sulla Route Irish, la strada della morte, così la chiamano. Dietro, accucciata sul sedile, c'è una donna spaventata e accanto a lei, un braccio sulla spalla, come per proteggerla, c'è un uomo che le parla, cercando di tranquillizzarla. Va bene, è tutto finito, tra poco sono arrivati, ancora poco, ancora 700 metri e poi ci sono, c'è l'aeroporto e c'è un aereo già pronto per partire e volare fino in Italia. E invece all'improvviso una luce accecante, schianti contro la carrozzeria, ci sono bagliori che tagliano il buio. L'uomo seduto accanto alla donna lo sa cosa sta succedendo, gli stanno sparando contro la Toyota, gli stanno sparando addosso. E allora l'uomo che sta accanto alla donna fa una cosa su quella strada, in quel punto, in quel momento, contrae i muscoli e scatta. La strada che porta a quel punto sulla Route Irish, a Baghdad, in Iraq, in quel luogo e in quel momento, parte da molto lontano, addirittura da un altro continente. Parte dall'Europa, dall'Italia, dalla Calabria, a Cosenza, dove all'inizio degli anni '80 quell'uomo va a dirigere la squadra mobile della città. Perché quell'uomo è un poliziotto, si chiama Nicola Calipari. Era un uomo molto dolce e molto simpatico, fortemente ironico. Aveva un'ironia molto sottile, molto aplomb, era molto inglese, non amava mai un modo di parlare sguaiato, volgare. Lo definiva un linguaggio da caserma. Non poteva essere usato né da me né dai suoi figli, non lo usava neanche lui. Aveva toni bassi, non amava alzare il tono di voce, riteneva che l'autorità passasse attraverso la sua credibilità. Quando arriva alla direzione della squadra mobile di Cosenza, nei primi anni '80, Nicola Calipari ha 29 anni. Il suo capo, di quando stava alla mobile di Genova, è stato trasferito in Calabria, è diventato questore e se l'è portato dietro. Anche Nicola Calipari è calabrese, è nato a Reggio Calabria e quando arriva a Cosenza trova una situazione abbastanza difficile. Tenga presente che in quegli anni, mi riferisco agli anni '80, la criminalità calabrese era particolarmente feroce, agguerrita, violenta e sull'altro fronte, quello della zona di Cosenza, Nicola doveva contrastare altrettanta violenza criminale perché erano focolai di grandi criminali dediti alla rapina, all'estorsione e anche all'omicidio perché in quegli anni ci furono omicidi importanti. C'è un'altra strada che parte da molto lontano per arrivare in quel punto di Baghdad e in quel momento. Parte anche lei da un altro continente, dall'America, dagli Stati Uniti.
New York è un quartiere molto particolare di New York, il Bronx, che in quegli anni, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, non è il quartiere rivalutato e anche la moda che è adesso, ma il Bronx, quello dei film e dei romanzi noir, il ghetto dei neri e dei portoricani. È lì che nel 1970 nasce Mario Lopez Lozano Jr., che è ancora un bambino quando Nicola Calipari entra nella polizia. La madre di Mario Lozano viene da Porto Rico e spaccia droga per conto di una gang portoricana, che un giorno ha un contrasto con un'altra gang, c'è una sparatoria e la signora Lozano viene uccisa. Mario cresce in un ambiente difficile, con criminali come modelli, come racconta lui stesso, da cui non è facile uscire senza diventare appunto un criminale. Lozano ci riesce, scegliendo una delle opportunità che si offrono in quegli anni a un ragazzo come lui, l'esercito. Dopo il periodo di addestramento, Mario Lozano viene assegnato al primo battaglione del 69° Reggimento di Fanteria, una unità storica dell'esercito degli Stati Uniti, che risale ai tempi della guerra civile americana, la Irish Brigade, perché era formata quasi tutta da immigrati irlandesi del distretto di New York. Poi la Irish Brigade si evolve, entra a far parte della Guardia Nazionale dello Stato di New York con base a Manhattan e nel 2005 verrà mandata in Iraq. Ma questo più avanti. Per adesso la strada di Mario Lozano verso quel punto di Baghdad è ancora indietro nel tempo e nello spazio e sta ancora là, nel ghetto del Bronx. E anche quella di Nicola Calipari è ancora al di là dell'oceano, è in Italia, a Cosenza, anche se non per molto. L'esposizione ovviamente come capo dell'ufficio della squadra mobile di Cosenza lo portò ad essere minacciato. E insieme a lui anche io e la nostra bimba che allora aveva soltanto 1 anno e mezzo. Ci fu un'occasione molto particolare che era la richiesta del governo australiano di avere qualcuno che fosse capace, avesse esperienza, di indagare sulle endrine presenti in Australia e sui loro affari illeciti che soprattutto riguardavano il traffico di stupefacenti. E Nicola, avendo avuto appunto, essendo calabrese, avendo avuto già un'esperienza di parecchi anni in Calabria, fu ritenuto appunto l'uomo giusto anche in una situazione che risolveva 2 fatti: toglierci dal rischio in cui ci trovavamo in quel momento a Cosenza e nello stesso tempo poter svolgere per lo Stato italiano una funzione positiva lì in Australia. L''ndrangheta infatti è uscita da tempo dai confini nazionali ed è arrivata in Canada e in Australia, dove investe i proventi dei sequestri e dei traffici di droga, ricicla il denaro sporco e coltiva piantagioni di canapa. L'opinione pubblica e le autorità australiane se ne accorgono alla fine degli anni 70, quando un deputato del Parlamento, particolarmente attivo nella lotta alla droga, scompare all'improvviso. Il corpo di Donald Bruce McKay non viene mai ritrovato, ma le indagini della polizia australiana arrivano a concludere che sia stato ucciso da un killer dell''ndrangheta. Come anche Colin Winchester, un alto funzionario della Polizia Federale Australiana, a cui sparano 2 colpi in testa mentre sta parcheggiando la macchina nel cortile di casa sua, vicino a Canberra, alla fine degli anni '80. Sì, l'Australia è il posto giusto per uno bravo come Nicola Calipari. In Australia Nicola Calipari ci resta 3 mesi, a Sydney, a Melbourne e a Canberra, e dà un contributo importante alla lotta all''ndrangheta.
La polizia australiana ha fatto irruzione negli appartamenti di alcuni affiliati alle Endrine, a Canberra e a Adelaide, e ha trovato alcuni documenti. Sono 33 manoscritti, i codici del disonore, così li chiama la stampa australiana, che gli investigatori australiani non riescono a capire. Nicola Calipari sì, ne traduce 13 e mette insieme i riti di affiliazione, i modelli organizzativi e la catena di decisione dell''ndrangheta in Australia, che sono gli stessi di quelli in Calabria. Dopo aver dimostrato la presenza delle Endrine in Australia, Nicola Calipari torna a casa, scrive un rapporto che consegna al ministro degli interni e riprende il suo lavoro. Prima la squadra mobile di Roma, poi la Criminal Pol e poi allo SCO, il servizio centrale operativo della polizia. Una strada che parte da Cosenza, un'altra strada che parte dal Bronx, a New York. C'è ancora una strada che parte da molto lontano per arrivare a Baghdad, in quel punto e in quel momento preciso. Parte dal centro di Roma, da via Tomacelli, dove ha sede il quotidiano Il Manifesto. Giuliana Sgrena lavora per Il Manifesto dal 1988 come giornalista, soprattutto come corrispondente di guerra. È stata in Algeria agli inizi degli anni 90, nel periodo del terrorismo tra estremisti islamici e governo algerino, quando si ritrovava la popolazione di interi villaggi con la gola tagliata, donne e bambini compresi. È stata nella Somalia sconvolta dalla guerra civile, dove verranno uccisi la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin. Ed è stata in Afghanistan, durante la guerra seguita l'11 settembre del 2001. È una giornalista, Giuliana Sgrena, una corrispondente di guerra, e va dove c'è una guerra da raccontare e da documentare. E andrà anche in Iraq, ma questo più avanti. Per adesso, siamo ancora alla fine degli anni '80, le nostre strade non si incrociano e quella di Nicola Calipari è arrivata soltanto fino a Roma. Con l'arrivo del dottor Calipari le cose sono cambiate molto perché è iniziato il sistema degli appuntamenti. Ha obbligato, pensate un po', gli agenti a cominciare a dare del lei agli immigrati. E io ho cominciato a dare un senso positivo e nobile alla parola servitore dello Stato. L'ufficio immigrazione funziona, le file non ci sono più, sta nascendo una nuova cultura del rapporto tra polizia e cittadini stranieri. Va tutto bene, ma in fondo quello è sempre un lavoro da scrivania. E per uno come Calipari, un poliziotto da strada, uno che non ama portare la pistola, che non è un uomo d'azione, va bene, ma di investigazione sì, ecco, quello è un lavoro che, per quanto importante sia, a uno come lui va un po' stretto. Ed è a questo punto che succede una cosa. Il generale Nicolò Pollari viene dalla Guardia di Finanza, dove si è occupato di reati finanziari e di tangenti. E dopo essere stato vice direttore del CESIS, l'organismo di controllo dei servizi segreti, nel settembre del 2001 diventa direttore del SISMI, il servizio segreto militare. I servizi segreti italiani non hanno mai avuto una bella fama. Il rapporto con il potere politico, la gestione del lavoro sporco di un sottogoverno fatto di dossier, ricatti e pressioni, e a volte anche di peggio, gli scandali finanziari e politici che spesso li hanno coinvolti. Anche il SISMI del generale Pollari, che lo dirige dal 2001 al 2006, ha i suoi guai. Nel febbraio del 2003 il SISMI collabora con la CIA nel rapimento dell'imam egiziano Abu Omar, che viene prelevato a Milano, trasferito nella base NATO di Aviano e poi spedito in Egitto per essere interrogato e torturato nell'ambito di quelle Extraordinary Rendition, operazioni di prelevamento di elementi sospetti seguite l'11 settembre. Nel 2001, quando il generale Pollari assume il comando del SISMI, molte cose devono ancora succedere. E come accade spesso quando arriva un direttore nuovo, sembra che debba cambiare tutto, che ci sia nuova vitalità e nuovo dinamismo, un'aria nuova insomma. Il generale Pollari cerca funzionari bravi e preparati e così chiama Nicola Calipari, che nel frattempo ha finito il suo lavoro all'ufficio immigrazione e sta aspettando una nomina a questore di una città che non arriva e si è stancato di stare dietro una scrivania a Roma.
Nicola Calipari è un organizzatore e un operativo. Quella dei servizi è una sfida nuova. Può portare la sua gente, i suoi collaboratori, le sue idee e il suo modo di lavorare. E così accetta. Nicola Calipari entra nel SISMI nel 2002 con l'incarico del capo reparto operazioni speciali all'estero, a dirigere tutte le sezioni dello spionaggio italiano in giro per il mondo, in un posto in particolare, il Medio Oriente, l'Iraq. Perché poco dopo l'arrivo di Nicola Calipari a SISMI succede una cosa: scoppia la guerra in Iraq. L'operazione Iraqi Freedom, la seconda guerra del Golfo come viene chiamata, scoppia nel marzo del 2003 con l'invasione dell'Iraq da parte delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti e ufficialmente si conclude pochi mesi dopo, il 1° maggio, con la caduta del regime di Saddam Hussein. Ma solo ufficialmente, perché con la dissoluzione dello Stato iracheno inizia un periodo di instabilità, di violenza, di terrorismo, di vera e propria guerra, che continua ancora. I soldati della coalizione uccisi in Iraq dall'inizio delle operazioni sono più di 4.800, tra questi 32 sono italiani. Il numero degli iracheni invece è imprecisato, 162.000, tra cui più di 34.000 soldati di Saddam e insorti combattenti, più di 9.000 poliziotti e almeno 114.000 civili, in pratica il 75%, 8 vittime su 10. In Iraq arrivano anche gli italiani nel luglio del 2003, a seguito di alcune risoluzioni dell'ONU, come parte della coalizione guidata dagli americani. La capitale della regione, dove hanno sede il comando e le nostre basi operative, si chiama Nassiriya. Il 12 novembre del 2003, alle 10:40 del mattino, in Italia sono ancora le 8:40, un camion cisterna guidato da 2 uomini punta verso la base maestrale che sta nel vecchio palazzo della Camera di Commercio della città e che è gestito dai carabinieri, che l'hanno chiamato Animal House. L'appuntato, che sta di guardia all'ingresso, capisce subito che c'è qualcosa che non va e comincia a sparare, impedendo che il camion si infili dentro la base. Ma non è sufficiente. La cisterna contiene dai 150 ai 300 kg di tritolo, mescolati con liquido infiammabile, un'autobomba, che fa saltare anche il deposito munizioni della base e uccide 28 persone, ferendone 140. Muoiono 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 9 civili iracheni che lavoravano alla base. Muoiono anche 2 civili italiani, il cooperatore Marco Bacci e il regista Stefano Rolla, alla base per girare un documentario. Non sono facili le cose in Iraq, perché si chiamano peacekeeping certe missioni, mantenimento della pace, ma di pacifico hanno ben poco, sia per chi ci arriva che per quelli che già ci vivevano in Iraq. Non sono facili le cose neanche per chi lavora nei servizi segreti, perché non ci sono soltanto gli attentati suicidi e gli attacchi diretti a minacciare la vita di chi si trova in quel contesto. C'è anche un'altra cosa, una prassi comune in una guerra confusa e feroce come quella che si tiene in un paese occupato, una guerra asimmetrica, come viene definita. Ci sono i sequestri. A volte le cose vanno male, come nel caso di Enzo Baldoni e di Fabrizio Quattrocchi. O Salvatore Santoro, che arriva in Iraq con una ONG inglese. Nel 2004 viene fermato da un posto di blocco di miliziani islamici nella zona di Ramadi, sequestrato e subito ucciso con l'accusa di lavorare per gli americani. A volte invece le cose vanno bene, perché è bravo Nicola Calipari e ha capito che spesso c'è un legame tra alcuni sequestratori e gli ambienti religiosi sunniti.
e così apre una linea di dialogo con gli ulema, le autorità religiose del luogo. Il 7 settembre del 2004 un gruppo di miliziani armati fa irruzione nella sede irachena di una ONG, un'organizzazione non governativa che si chiama Un Ponte Per e che si occupa di aiuti umanitari. I miliziani sequestrano 2 operatori iracheni e 2 operatrici italiane, Simona Torretta e Simona Pari, che tengono nascoste per quasi un mese. A seguire una trattativa lunga e complessa è il direttore della Croce Rossa Maurizio Scelli, ma dietro, nell'ombra, come giusto, c'è Nicola Calipari, che il 29 settembre, con la mediazione degli ulema, raggiunge un accordo con i sequestratori, ottenendo che le 2 Simone, come le ha chiamate la stampa italiana, vengano consegnate alla Croce Rossa. E alla fine Simona Torretta e Simona Pari vengono portate dalla Croce Rossa di corsa all'aeroporto di Baghdad, dove Nicola Calipari le attende con un aereo che le riporterà sane e salve in Italia. In Iraq Nicola Calipari fa il suo dovere e lo fa bene, tenendo la situazione sotto controllo e cercando di riportare a casa i sequestrati sani e salvi. Ma attenzione, siamo arrivati al gennaio del 2005 e quella strada che partiva dal centro di Roma, da via Tomacelli, la sede del manifesto, si sta avvicinando alla Route Irish. Nel gennaio del 2005 sono partita per Baghdad perché c'erano le elezioni e siccome avevo seguito tutte le vicende dalla guerra all'occupazione, volevo andare a vedere cosa succedeva in quell'occasione. Giuliana Sgrena è una giornalista che sa fare bene il suo mestiere. Ci sono tante cose da raccontare nell'Iraq sconvolto dalla guerra e bisogna farlo, anche se questo comporta rischi e pericoli. E questo il mestiere di un corrispondente di guerra. La situazione naturalmente alla vigilia delle elezioni non era per nulla tranquilla, tant'è vero che noi siamo arrivati con l'aereo sopra l'aeroporto di Baghdad, abbiamo dovuto rientrare per 2 volte ad Amman perché c'erano scontri e non si poteva atterrare all'aeroporto, quindi non è che non avessimo la percezione delle difficoltà e dei pericoli. Soprattutto in vista delle elezioni perché poteva succedere di tutto. Dopodiché la situazione si è un po' più normalizzata, se si può parlare di normalità in quella situazione. Ci sono tante cose da raccontare in Iraq, ma bisogna andarsene a cercare e bisogna saperlo fare. A Baghdad ci sono 3 università e ce n'è una che si chiama Narain, l'Università dei 2 Fiumi, che è un grande campus con al centro una moschea. Là si sono raccolti molti profughi di Fallujah, che possono raccontare bene la situazione di quella zona calda, completamente isolata dopo l'ultimo attacco americano, per cui è là che bisogna andare per cercare di intervistarli. Anche se non è facile, anche se la gente è diffidente e non ha voglia di parlare. Io ho detto, se volevano parlare con me, io avrei raccontato le loro storie, chi non voleva che non parlasse. Ma subito sono stata circondata dalle donne, perché c'erano molte donne in quel campo che invece volevano parlare con me e quindi hanno cominciato a raccontarmi le loro storie, le loro fughe, le notizie che avevano avuto da lì, come erano scappate. Naturalmente prima di poter parlare con loro avevo dovuto chiedere il permesso allo sceicco, era lo sceicco della moschea che controllava tutto il campo, però io avevo chiesto anche di parlare con lui e all'inizio mi ha detto no, parliamo dopo perché adesso ho da fare, devo preparare il sermone, era venerdì e quindi doveva preparare la preghiera. Per parlare con qualcuno nella moschea bisogna avere il permesso dello sceicco e bisogna anche fermarsi a parlare con lui. Ma ci vuole tempo e rimanere troppo a lungo là fuori così esposta può essere pericoloso. Giuliana Sgrena è sempre stata attenta e ha mantenuto le sue precauzioni. Non fare mai lo stesso tragitto, non dire a nessuno dove si sta andando e non rimanere troppo a lungo nello stesso posto. Ma non si può andare via subito dalla moschea, bisogna aspettare il permesso dello sceicco, se no è un'offesa. Finalmente lo sceicco congeda la giornalista, ma quando Giuliana fa per uscire dall'università trova una sorpresa. La guardiola all'ingresso è vuota e davanti ai blocchi di cemento che proteggono l'entrata ci sono alcune macchine che si sono messe di traverso, bloccandola. Come ci siamo avvicinati a questi blocchi di cemento, sono scese delle persone dalle macchine e sono venute verso la nostra macchina
e l'autista, io ero al telefono perché stavo telefonando a dei colleghi con i quali avevo appuntamento a pranzo che stavano in albergo, quindi mi ero un attimo distratta, ma l'autista evidentemente si è subito reso conto di quello che stava succedendo, è sceso dalla macchina urlando e cercando di scappare, e a quel punto io ho visto un uomo che insomma lo mirava con una rivoltella. L'interprete cercava di bloccare le chiusure della macchina, ma naturalmente sono arrivati questi, peraltro quello che mi ha preso, a me ha aperto immediatamente la portiera, mi ha presa, mi ha sollevata di peso praticamente per portarmi via, per portarmi su un'altra macchina. Sono stata messa tra due sequestratori, e altri due, c'era l'autista e un altro, erano davanti, e sono stata portata via. Naturalmente ero molto spaventata e ho chiesto cosa volevano da me. Uno che era seduto vicino a me mi diceva: guarda, tu devi solo registrare un video per chiedere a Berlusconi di ritirare le truppe e poi ti lasciamo libera. Capirete se questo poteva tranquillizzarmi. Giuliana Sgrena viene portata via. L'auto compie un tragitto di una ventina di minuti, arriva alla periferia di Baghdad e si ferma davanti a una villetta schiera. Per tutto il tragitto la giornalista non è stata bendata, segno che i sequestratori si muovono in completa sicurezza in una zona che controllano totalmente. Nella villetta Giuliana viene rinchiusa in un piccolo appartamento al primo piano, sorvegliata da 2 guardiani. Io avevo immaginato che questo potesse succedere, perché se sei in Iraq dove già c'erano stati diversi rapimenti, e proprio quella mattina prima di uscire dall'albergo avevo sentito la radio e dicevano 1 mese fa è stata rapita Florence Aubenas, la giornalista francese, peraltro io conoscevo da prima, e non avevo pensato che però quel giorno potesse essere il mio giorno. 4 febbraio del 2005, mezzogiorno, ora italiana. Quando è stata trascinata fuori dalla macchina, Giuliana Sgrena stava telefonando ad alcuni colleghi, che hanno potuto sentire in tempo reale quello che stava accadendo, le voci, le urla, la colluttazione, il telefono che cade a terra e continua a trasmettere. In questo modo, la notizia del suo rapimento viene data in tempo reale. Arriva subito anche in Italia, naturalmente, alla sua famiglia, al compagno Pescolari, alla sede del giornale per cui Giuliana lavora e che l'ha mandata in Iraq, e al Sismi, a Nicola Calipari, che dovrà darsi da fare per riportarla a casa, sana e salva. Io Calipari lo vidi il primo giorno, la prima volta che lo incontrai fu dopo 5-6 giorni dal rapimento di Giuliana. Mi sorprese anche un attimo, perché mi aspettavo una persona anche fisicamente un po' diversa. Siamo tutti un po' viziati da stereotipi, chiaramente. Quando uno pensa a un dirigente dei servizi segreti pensa magari a una figura che a volte può apparire simile a tanti film che vediamo, invece no, era una persona minuta, apparentemente molto mite, molto silenziosa, con grande capacità d'ascolto e è capace di infondere una certa sicurezza. Ecco, questa fu la prima impressione, la sensazione che ho sempre avuto per tutti quei 30 giorni del rapimento, è che la cosa principale a cui Nicola puntava era la conoscenza sia della controparte, dei rapitori, ma anche delle reazioni possibili di Giuliana, per capire esattamente cosa avrebbe dovuto fare in ogni singolo momento del rapimento. Nicola Calipari mobilita agenti, confidenti e conoscenze. Viaggia avanti e indietro tra l'Italia e i paesi arabi vicini all'Iraq, dove incontra i contatti utili ad arrivare alla liberazione di Giuliana Sgrena. Non è un lavoro facile, ma Calipari lo conosce bene, e non soltanto perché lo ha fatto per gli ultimi 3 anni con i servizi segreti, ma perché in Calabria, al tempo dei sequestri, era praticamente prassi quotidiana. Intanto il tempo passa, Giuliana Sgrena è nelle mani dei suoi rapitori e in Italia si tengono manifestazioni di solidarietà e pressioni per la sua liberazione. Io ero andata in bagno e all'uscita dal bagno, sentendo che stavano cominciando i telegiornali, ho chiesto se potevo vedere la televisione.
E allora loro mi hanno messo su Euronews e mi hanno permesso di vedere la televisione. E che l'Euronews apriva il telegiornale con le notizie su di me. E ho visto che c'era stata una manifestazione davanti al Campidoglio. Questo naturalmente mi ha rincuorato perché mi ha fatto pensare che non sarei stata abbandonata se cominciavano subito le manifestazioni, questo era un buon segno, però subito dopo avevo sentito anche la rivendicazione della Jihad islamica che diceva che se entro lunedì sera alle 11 Berlusconi non annunciava il ritiro delle truppe io sarei stata uccisa, quindi è stata veramente una doccia scozzese, prima la speranza e poi la disperazione per questa rivendicazione. Devo dire che i sequestratori, i due guardiani, perché io sono sempre rimasta con due guardiani, erano sempre gli stessi e io li vedevo in faccia e questo mi faceva temere per la mia vita perché dicevo se li vedo in faccia evidentemente hanno già deciso di uccidermi. Comunque questi due sequestratori, anche quando sono accorti di questa rivendicazione del fatto che io fossi molto preoccupata, mi hanno detto no guarda non ti preoccupare, non è vero, non siamo noi non siamo Jihad, noi non siamo i tagliagole di Zarqawi, non ti preoccupare, non ti curare di questa rivendicazione, però figuratevi, io invece ero molto preoccupata. E come? Chiusa in quell'appartamento di poche stanze alla periferia di Baghdad, Giuliana Sgrena ci resta un mese. 30 giorni passati assieme a 2 uomini armati, senza sapere cosa succede fuori, e col pensiero fisso giorno dopo giorno di poter essere ammazzati. Tra momenti di terrore e di surreale tranquillità, disperazione e speranza. Questa è la vita quotidiana di un sequestrato, in Iraq come nel resto del mondo. Intanto il quadro si precisa. I sequestratori sono sunniti, come lo sono gli autori di quasi tutti i sequestri di cittadini occidentali e italiani. Sono probabilmente ex membri del partito Ba'ath, il partito di Saddam Hussein, che controllano la zona. Ma cosa vogliono per liberare Giuliana Sgrena? Cosa vogliono per non ucciderla e lasciarla tornare a casa? Perché quella richiesta, ritirare le truppe dall'Iraq, è troppo grossa e infattibile. Lo sanno benissimo, come lo sapevano anche i sequestratori di Stefio, Agliana, Cupertino e Quattrocchi, quelli di Baldoni e quelli delle 2 Simone. Una settimana prima della liberazione di Giuliana ho avuto un lungo incontro, colloquio con Nicola dopo una riunione a Palazzo Chigi, ci siamo visti fuori sotto la pioggia, pioveva, nella piazza dietro il Parlamento e lui mi raccontò tutta la vicenda, insomma qual era lo stato delle trattative e lo fece perché era convinto che si era arrivati a un punto decisivo, un punto di svolta, che lui sarebbe quindi partito dopo pochi giorni, non sapeva ancora quando, ma che se partiva per chiudere le trattative. La situazione in qualche modo si è sbloccata. La sera del 3 marzo Nicola Calipari e i suoi collaboratori sono insieme in una stanza di albergo, in un paese arabo che fa da base operativa. Stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli della liberazione di Giuliana Sgrena. Ti prego, aiutami a chiedere il ritiro delle truppe, aiutami a salvare. Ma c'è qualcosa che non va, qualcosa che non torna bene. Nicola Calipari, come raccontano i suoi uomini in un libro a firma Marco Bozza e a cura di Vincenzo Basile, è nervoso, telefona spesso e urla anche, che è una cosa per lui molto inconsueta. La vera preoccupazione non sono tanto i sequestratori, che sembrano decisi a concludere la trattativa, sono gli americani, sono le truppe che presidiano la zona, perché in una situazione come quella bisogna muoversi in fretta e in segreto, e la città invece è piena di soldati che bloccano, controllano e in caso di dubbio sparano. Bisogna organizzarsi, informarsi, coordinarsi bene. Dal febbraio del 2005, dopo aver presidiato una zona calda come quella di Taji, è arrivato a Baghdad un nuovo contingente americano. Del contingente fa parte anche il 69° reggimento di fanteria della Guardia Nazionale dello Stato di New York, che viene destinato dal comando a presidiare la Route Irish, 4 corsie per 12 km che costeggiano il fianco sud di Baghdad, dal centro della città fino all'aeroporto internazionale. Nel primo battaglione del reggimento c'è un SPC,
un soldato specializzato, un caporale, che viene dal Bronx e si chiama Mario Lozano. Anche la sua strada, partita da molto lontano nel tempo e nello spazio, si sta avvicinando. Alle 3 del pomeriggio del 4 marzo del 2005, l'aereo con a bordo Nicola Calipari e Andrea Carpani, il funzionario del SISMI che lo accompagna, sorvola l'aeroporto di Baghdad. Resta a girare per una mezz'ora, perché stanno piovendo colpi di mortaio, e poi, quando la situazione è sicura, atterra. Ad aspettarli c'è il generale Mario Marioli, vicecomandante delle forze multinazionali, e il capitano Green, il suo assistente militare americano, che li accompagnano al comando a ritirare i documenti, il badge di riconoscimento, le armi per la difesa personale e una macchina, una Toyota Corolla, un'auto molto comune e poco vistosa per le strade di Baghdad. Alle 17 Nicola Calipari e Andrea Carpani, alla guida dell'auto, si dirigono verso Baghdad. Calipari attende la telefonata del contatto che deve dirgli dove andare e la telefonata arriva. Quartiere Mansour, alla periferia della città. Così la Toyota percorre la Ramadan Street, si ferma ad un certo punto, con le 4 luci accese e aspetta, come ordinato. E subito dopo il richiamo della preghiera arrivano i 2 miei guardiani e uno dei 2 mi ha stretto la mano e mi ha detto complimenti, te ne torni a Roma. Loro mi hanno detto un'altra cosa prima di uscire, mi hanno detto: noi abbiamo promesso alla tua famiglia che tornerai sana e salva in Italia, ma gli americani non vogliono che tu torni in Italia. Io ho detto vabbè, il solito slogan anti-americano prima che io me ne vada, veramente non ho dato peso a questa cosa. L'unica mia preoccupazione era che arrivassimo al luogo della consegna e che veramente arrivassero degli italiani a prendermi. Nicola Calipari e Andrea Carpani aspettano sulla Ramadan Street. Intanto comincia anche a piovere. Poi, dopo un'ora di attesa, arriva un pick-up con 2 persone a bordo, che gli fanno cenno di seguirli. La Toyota segue il pick-up per le stradine di Mansour, un percorso tortuoso che, come succede in tutti i sequestri, anche in Italia e soprattutto in Calabria, e questo Calipari lo sa bene, serve a disorientare e a capire se c'è qualcuno che li sta seguendo. Notte, la pioggia, la foschia, le stradine buie. Dopo mezz'ora il pick-up si ferma e uno degli uomini fa cenno di entrare in un vicolo. Nicola Calipari e Andrea Carpani esitano, il vicolo è buio, è deserto e potrebbe essere una trappola. Nel vicolo, in fondo, sulla destra, c'è parcheggiata una macchina. Così la Toyota entra nel vicolo, Calipari e Carpani scendono, fanno scorrere il carrello delle pistole per mettere il colpo in canna e Calipari si avvicina all'auto, con cautela, perché potrebbe essere una trappola, potrebbe esserci una bomba. Qualcuno è sceso dalla macchina, si è avvicinato, ha aperto la portiera, non dal lato dove ero seduta io, dall'altro lato, e ho sentito una voce che diceva Giuliana, sono Nicola, sono un amico di Pierre, di Gabriele, non aver paura, adesso ti vengo a prendere dall'altra parte e ti porto via. In effetti poi è venuto da dove ero seduta io, ha aperto la portiera, mi ha accompagnato su un'altra macchina, mi ha fatta sedere, e io ero sempre bendata, mi ha fatta sedere e lui si è seduto vicino a me e mi ha detto mi siedo vicino a te così ti senti più tranquilla. E la macchina è partita e dopo 2 o 3 minuti mi ha detto adesso ti puoi togliere la benda, togliti anche la sciarpa, adesso sei libera, adesso non ti devi più preoccupare. Intanto, in un altro punto di Baghdad sta succedendo una cosa. La Route Irish ha 6 grandi incroci che la collegano ad altre strade e ad uno di questi, alla fine della rampa che la collega alla Route Vernon, è stato appena istituito un posto di blocco. BP 541, Blocking Point, posto di blocco numero 541. 3 barriere di Jersey di cemento, 2 a destra e 1 a sinistra, 2 veicoli blindati, uno per bloccare la strada e l'altro di appoggio e protezione, e un plotone di 7 uomini del 1° battaglione del 69° reggimento di fanteria comandati da un tenente.
Compito del BP 541, bloccare tutte le auto che vogliono immettersi sulla route Irish e farle tornare indietro. La strada, infatti, deve essere tenuta a sgombra perché sta per esserci un Rhino Bus Run, il passaggio di un autobus blindato, un Rhino Bus, Rhino significa rinoceronte, che serve a trasportare personalità importanti dalla zona internazionale che sta al centro della città all'aeroporto. Quella sera deve passare niente meno che l'ambasciatore americano in Iraq John Negroponte, che non può prendere l'elicottero a causa del maltempo. Ore 19:30. Il BP 541 è pronto e comincia a rimandare indietro le auto che arrivano, causando anche un tamponamento a catena. Sulla torretta del blindato che blocca il passaggio, armato di una torcia da 3 milioni di candele per segnalare il blocco alle auto in arrivo e di una grossa mitragliatrice M240B per sparargli, nel caso volessero forzarlo, c'è lo specialista Mario Lozano. Carpani e Calipari mi sembravano abbastanza tranquilli, sicuri di quello che bisognava fare. Certo, poi ho saputo che Carpani si è orientato solo quando ha visto la torre delle telecomunicazioni, ma è una torre molto alta che si vede molto a Baghdad. E Calipari continuava a parlarmi, a raccontarmi appunto di vicende, di incontri con amici comuni e cercava di rassicurarmi. D'altra parte è stata soprattutto la sua voce, il primo impatto che mi ha molto rassicurato. In realtà anche i due uomini del Sismi sono preoccupati. Lo sanno che la situazione è pericolosa e all'inizio Andrea Carpani non riesce a orientarsi tra i vicoli di Mansour. È buio, c'è foschia. Dietro ogni angolo potrebbe esserci un agguato. Poi però vede la Saddam Tower che si alza al centro della città e allora riesce ad orientarsi. Non puntano verso l'ambasciata italiana, che sta dall'altra parte del Tigri, è troppo lontana ed è sempre sotto attacco. Puntano verso l'aeroporto internazionale, che è più vicino. Intanto Andrea Carpani chiama quelli che stanno all'aeroporto perché spostino le protezioni che bloccano l'accesso alle piste in modo da fare più in fretta. E Nicola Calipari chiama l'Italia, chiama Palazzo Chigi, dove ci sono il generale Pollari, Gianni Letta e Silvio Berlusconi, per dirgli che ce l'hanno fatta, che Giuliana è con loro. Dopo pochi minuti è arrivata una telefonata da Palazzo Chigi del sottosegretario Letta che confermava che Giuliana era nell'automobile, nella famosa Toyota Corolla, in viaggio verso l'aeroporto di Baghdad. A quel punto, insieme a Pescolari, che è il compagno di Giuliana Sgrena, siamo andati verso Palazzo Chigi, di corsa, correndo, questi manifesto era a poche centinaia di metri, insomma 400-500 metri fatti di corsa. È una bella notizia. Giuliana Sgrena è stata liberata e Nicola Calipari la sta riportando a casa. Manca poco, pochissimo e sarà tutto finito. All'aeroporto troveranno un aereo per portarli a casa, in Italia, sani e salvi. Io ero appena uscita dall'ufficio e stavo rientrando a casa perché era il compleanno di mio figlio, faceva 12 anni. E quindi quel giorno stavo cercando di arrivare a casa per preparargli una cena e fargli spegnere le candeline, anche se il padre non c'era. Nel rientrare ricevetti una telefonata, una strana telefonata che io non capii. Era il direttore del CESIS, io lavoravo in quel periodo lì. Era l'ufficio che coordinava gli apparati di sicurezza del CESIS, il quale mi chiese dov'ero. E io ovviamente rimasi un po' colpita da questa strana telefonata, ma non capivo. Chiesi se dovevo ritornare indietro, se dovevo ritornare nell'ufficio. Mi fu detto di no. Poco dopo mi arrivò la telefonata di mia figlia, che mi disse che Al Jazeera aveva dato la notizia della liberazione della Sgrena. Mia figlia era molto contenta, ovviamente sapeva che questo significava il ritorno del padre. Manca poco. Ruth Vernon
230 metri di rampa sull'asfalto bagnato, un po' in salita, una curva e c'è la Route Irish. Mancano 900 metri e siamo all'aeroporto. In quel momento in me è scattata l'idea che forse veramente ero libera, ma subito dopo siamo stati illuminati da un fascio di luce e sono cominciati gli spari. All'improvviso una luce accecante, schianti contro la carrozzeria. Ci sono bagliori che tagliano il buio. L'uomo accanto alla donna lo sa cosa sta succedendo. Gli stanno sparando contro la Toyota, gli stanno sparando addosso. Allora l'uomo che sta accanto alla donna fa una cosa su quella strada, in quel punto e in quel momento. Contrae i muscoli e scatta. Nicola Calipari si piega in avanti e si getta su Giuliana Sgrena, facendole scudo col proprio corpo. Nicola mi ha preso, mi ha buttato giù tra i due sedili e mi ha coperto col suo corpo. E questi spari sembravano una quantità infinita, sono scoppiati i vetri della macchina. L'autista urlava siamo italiani, poi è sceso dalla macchina. Nicola improvvisamente non ha più parlato, prima continuava a parlare poi non ha più parlato. Io ero lì appunto sotto il corpo di Nicola e non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Dicevo ma come non parla più, Nicola non parla più, quando ho cominciato a sentire che il suo corpo si appesantiva. E allora pensavo, cosa succede? Sono io che sono morta o è Nicola che sta morendo? Che cosa succede? È successo che dal BP 541 hanno aperto il fuoco sulla Toyota. Almeno 47 colpi di mitragliatrice calibro 7,62, di cui 11 a segno. 3 hanno colpito il muso della macchina e altri 6 la fiancata, entrando nei finestrini. Andrea Carpani inchioda, mette le mani contro il finestrino per far vedere che è disarmato. Urla, siamo dell'ambasciata italiana, prima in italiano, poi in inglese. Dal posto di blocco gli urlano di non parlare, di stare fermo. Poi lo fanno scendere. Carpani ha ancora in mano il cellulare. Preme il pulsante di chiamata per collegarsi con l'Italia e fargli sentire cosa sta succedendo. Siamo entrati in Palazzo Chigi e eravamo appena seduti che è arrivata telefonicamente la notizia tramite il generale Pollari che c'era stata una sparatoria e che c'erano dei feriti. Le prime notizie erano molto confuse, la comunicazione cadde. Giuliana Sgrena è nell'auto. Un proiettile l'ha colpita ad una spalla e sta perdendo sangue, ma ancora non se ne è accorta perché è in stato di shock. Non si rende bene conto di quello che sta succedendo, ma lo vede. Ad aprire la porta dove era seduto Calipari è arrivato un soldato americano che ha alzato il corpo di Calipari e lì si è sentito il rantolo, lì ho avuto veramente la percezione che non c'era più niente da fare, che stava morendo. E il soldato ha detto shit, merda. Inginocchiato davanti all'auto, sotto il tiro delle armi, Andrea Carpani vede da sotto la macchina il corpo del suo superiore che viene steso sull'asfalto. Nicola Calipari è stato colpito alla testa ed è morto. Le strade, partite da posti diversi, tanti anni e tanti chilometri prima, da Cosenza, da Roma, dal Bronx, si sono incrociate a Baghdad, in quel luogo e in quel momento. E in quel momento si è interrotta la mia liberazione, nel senso che io da quel momento non ho più potuto sentirmi veramente libera, perché la morte di Calipari non mi ha mai permesso di essere felice, di essere libera. Io non ho mai potuto festeggiare la mia liberazione. Il 4 marzo non è l'anniversario della mia liberazione, è l'anniversario della morte di Calipari. E questo dolore, non potrò mai dimenticarlo. Giuliana Sgrena ferita alla spalla con un frammento del proiettile che le ha lesionato un polmone. Andrea Carpani ferito ad un braccio. Nicola Calipari ucciso da un colpo alla testa.
La notizia arriva in Italia dopo quella della liberazione di Giuliana Sgrena, quando tutti hanno già cominciato a festeggiare, ed è come una doccia fredda. Tutti al desk, i giornalisti fuori. Tutti al desk, i giornalisti fuori per cortesia. No, fuori. Per favore, tutti al desk, i giornalisti fuori. Per favore, i giornalisti fuori. Io arrivo sotto casa e sotto casa vedo un sacco di macchine. Salgo e trovo praticamente tutti, non c'era solo il generale Polleri, ma c'erano tutti gli alti funzionari dei servizi a casa mia. E io apro quella porta, vedo tutti e capisco che qualcosa di terribile doveva essere successo, altrimenti non potevano star lì. Quindi do un urlo e arretro. Andate fuori per favore, vi chiedo 5 minuti per parlare tra di noi. Poi a un certo punto un collega di mio marito mi disse, guardandomi con un viso che era evidentemente triste, ma io a quel punto non volevo più pensare a qualcosa di orribile, quindi mi attaccavo ad ogni possibile speranza, mi disse no, credo che sia successo qualcosa alla macchina. Allora io faccio la seconda ipotesi, un'autobomba. Ma nessuno mi dava risposte. Fin quando arriva la telefonata da Palazzo Chigi e solo all'ora del mese mi dice Rosa, penso che le cose si siano messe veramente male. Giuliana è ferita alle spalle ma sta bene, un altro è ferito e Nicola Calipari è morto. Insomma, la mia prima preoccupazione in quel momento era che la vedova di Nicola Calipari, Rosa Calipari, che non conoscevo peraltro, venisse a sapere dai mezzi di informazione la morte del marito, perché siccome in questo paese succede spesso che i parenti delle vittime sanno dell'uccisione dei loro cari dai mezzi di informazione, la cosa proprio non mi sarebbe piaciuta. E comunque una volta comunicata la notizia, il mio primo pensiero in quel momento non fu tanto chi era stato a uccidere Nicola Calipari, ma il fatto che Nicola Calipari era morto, perché era una persona, l'ultima volta che ci eravamo parlati, ci siamo detti quando tutto questo sarà finito andiamo a cena assieme e parliamo d'altro. Ecco, il fatto di non aver mai potuto fare quella cena mi dispiace molto. Ma cosa è successo esattamente a Baghdad, in quel luogo e in quel momento? Perché Nicola Calipari è morto a poche centinaia di metri dal successo della sua missione? Ci sono alcune inchieste che cercano di accertarlo. Dopo le prime indagini piuttosto frettolose delle autorità militari del luogo, gli americani formano una commissione d'inchiesta della quale per la prima volta fanno parte anche 2 rappresentanti italiani, l'ambasciatore Cesare Ragaglini e il generale del SISMI Pierluigi Campregger. Ma allora non fu permesso quasi nulla, cioè perché venne gestita da un generale americano. In realtà gli italiani non possono fare molto e si trovano di fronte a parecchie limitazioni. Devono fare domande scritte, non possono ripeterle, non possono interrogare direttamente i testimoni. Si trovano anche di fronte ad una scena del crimine piuttosto compromessa. Con il luogo ripulito, la Toyota rimossa subito dopo la sparatoria, rimossi anche i bossoli e le armi del reparto americano. Non c'è più neppure il duty log, il diario della giornata, che, dicono gli americani, di solito viene distrutto al termine della giornata stessa. E per ragioni di sicurezza non si può andare sul luogo della sparatoria. Le conclusioni a cui giungono gli investigatori americani e quelli italiani sono molto diverse. Per gli americani si è trattato di un incidente, la cui responsabilità ricade quasi interamente su Andrea Carpani e Nicola Calipari. La Toyota si stava avvicinando al posto di blocco a grande velocità, 80-100 km all'ora, a fari spenti. L'autista era distratto, stava parlando al cellulare, e nella macchina c'era un clima di grande euforia.
Così Carpani non si è accorto del posto di blocco, i cui uomini hanno agito secondo le regole. Il mitragliere che stava sulla torretta del blindato, che bloccava la strada, ha illuminato la Toyota con il faro, ha gridato di fermarsi, ha sparato una raffica di avvertimento di fianco alla macchina e poi, visto che questa non si fermava, temendo che fosse un'autobomba, gli ha sparato contro. Questo per gli americani. Per gli italiani, invece, le cose sono andate diversamente. L'auto non andava così forte, al massimo 50 km/h. La rampa era bagnata e un po' in salita e poco prima di imboccarla la Toyota era entrata in una pozzanghera piuttosto profonda, che ne aveva rallentato ulteriormente la velocità, come ricordano bene sia Carpani che la Sgrena. I fari poi erano accesi. Non c'erano segnali a terra che segnalavano il posto di blocco, come da regolamento, cartelli con soprascritto danger, slow down o stop, come mettono anche gli americani, che dicono che erano inutili, perché tanto gli arabi non capiscono l'inglese e neanche gli italiani. Un illegal checkpoint, come li chiamano i membri della comunità occidentale che lavora in Iraq e che li trovano particolarmente pericolosi. Il mitragliere, dicono le testimonianze di Andrea Carpani e di Giuliana Sgrena, ha acceso il faro per segnalare il checkpoint e poi si è messo a sparare subito, senza dare alla Toyota la possibilità di fermarsi. E ha sparato direttamente nell'abitacolo, per uccidere. Più tardi, Andrea Carpani dirà alla magistratura italiana una cosa. Dirà che ha sentito spari su 2 tonalità diverse, come se fossero calibri differenti, come se a sparare non fosse stato soltanto la M240B di Mario Lozano. E poi ci sono altre circostanze, molto contraddittorie se non misteriose. Intanto quel posto di blocco non avrebbe dovuto essere più lì all'arrivo degli italiani. I BP come quello durano più o meno una quindicina di minuti, per non tenere gli uomini esposti troppo a lungo, tenendoli fermi nello stesso posto. E infatti dopo le 19:30 l'ufficiale responsabile chiama parecchie volte il comando, molto nervoso, chiedendo se possono andarsene, ma dal comando gli dicono che devono aspettare il passaggio del Rhino Bus con sopra Negroponte. Dopo le 20:30 l'ufficiale chiama ancora e gli dicono che l'autobus blindato con l'ambasciatore passerà tra una ventina di minuti. La cosa strana è che l'ambasciatore Negroponte è già passato sulla route Irish ed è già arrivato a destinazione. Alle 20:10 è già a cena al comando americano. Nessuno ha avvertito gli uomini del checkpoint, che restano lì per quasi un'ora, sempre più tesi e sempre più preoccupati, fino all'arrivo della Toyota con gli italiani. E ancora, Calipari poteva non sapere del checkpoint americano, visto che era stato messo su all'improvviso perché Negroponte non poteva prendere l'elicottero. Ma gli americani potevano non sapere di Calipari. La sua presenza in Iraq è nota. Ad attenderlo all'aeroporto, assieme al generale Marioli, ha trovato anche il capitano Green. Gli americani gli hanno dato i documenti e anche la macchina, sulla quale, è lecito pensarlo, potrebbero aver messo un GPS, un segnalatore satellitare, per tenerlo d'occhio, come si fa anche tra servizi segreti alleati. E il cellulare di Calipari, è lecito pensare anche questo, sarà probabilmente sotto controllo. Credo che la NSA stesse ascoltando le comunicazioni di Calipari e che l'esercito fosse a conoscenza di queste comunicazioni sia all'aeroporto che a Baghdad e nella cosiddetta Green Zone, perché Calipari stava negoziando per liberare la giornalista Giuliana Sgrena. In più, se consideriamo il fatto che Negroponte doveva passare per quella strada, questo significa che il monitoraggio dell'area da parte dell'intelligence era ancora maggiore del solito. Ci sono immagini satellitari che riprendono la zona in cui è avvenuta la sparatoria, chiede la commissione? No, rispondono gli americani. Tutto quello che era a disposizione è stato consegnato e così anche la commissione italiana può scrivere la sua relazione. Non ci sono elementi riconducibili ad atti di volontarietà. Soltanto soldati troppo nervosi impiegati in un posto di blocco fatto male. Un incidente deprecabile, ma che può sempre accadere in un contesto di guerra come quello dell'Iraq.
È possibile, e forse la Commissione italiana non poteva arrivare ad altra conclusione in ogni caso. Ma c'è chi la pensa diversamente. Intanto la magistratura italiana, che apre un fascicolo a carico di Mario Lopez Lozano Jr., con l'accusa di omicidio volontario e duplice tentato omicidio, con l'aggravante politica di aver messo in pericolo la sicurezza dello Stato italiano. All'inizio l'identità di Mario Lozano è coperta da omissis, come tante altre parti dei rapporti della Commissione. Nel rapporto italiano viene indicato come il signor USA A8, ma poi un ragazzo greco che studia medicina all'Università di Bologna trova il rapporto pubblicato dal sito di Repubblica. Per curiosità seleziono la parola. Sì. Destro del mouse, copy. Sì. Vado sopra qua il browser, destro, incolla, paste e c'è la parola. Allora vuol dire che la parte oscurata dietro mantiene i caratteri. Ed ecco apparire tutto quanto, tutti gli omissis, la routine, le procedure dell'esercito americano, i protocolli di sicurezza dei trasporti con Rhino Bus, tutto. Anche il nome del signor USA A8, Mario Lozano. Nell'aprile del 2007 si apre in Italia il processo a Mario Lozano, che non è presente e contumace, perché gli Stati Uniti, come era prevedibile, non hanno concesso l'estradizione di un loro soldato. Difeso da un collegio di avvocati bravi e famosi, Mario Lozano, che prima era sparito, comincia a rilasciare interviste, dando la sua versione dei fatti e dicendo che è distrutto dalla vicenda, che Nicola Calipari è un suo eroe, e dando tutta la colpa a Giuliana Sgrena, che è andata dove non doveva e si è fatta rapire. Il processo si conclude in fretta. Nell'ottobre del 2007 arriva la sentenza di proscioglimento per difetto di giurisdizione, sentenza confermata dalla Corte di Cassazione nel giugno successivo. È una decisione che trovo incredibile. Ha vinto l'arroganza degli Stati Uniti che non voleva questo processo e che ha cercato di impedirlo in ogni modo. E l'Italia rinuncia alla sua sovranità con questa decisione. La chiamano la legge dello zaino, una consuetudine internazionale per cui i soldati di un corpo di spedizione, che si trovano ad operare in un territorio occupato militarmente, sono sotto la giurisdizione del proprio paese. Quindi l'Italia non può processare Mario Lozano, che è un soldato americano nell'Iraq occupato, ma devono farlo gli Stati Uniti, che ovviamente non hanno nessuna intenzione di farlo. E dicono di non essere i soli, almeno secondo i cablogrammi pubblicati nel 2010 da Wikileaks, in cui l'ambasciatore americano in Italia di allora scrive a Washington che anche il governo italiano vorrebbe lasciarsi alle spalle questa vicenda. Lo Stato è il bene comune, è la difesa del bene comune, ma è la difesa anche di ogni singolo cittadino, perché in ogni singolo cittadino che si trova il bene di tutti. La ragione di Stato è un'altra cosa, è quella per la quale si deve soffocare o sopprimere o eliminare anche lo stesso diritto per un bene superiore, ma io mi chiedo spesso se quel bene superiore è il bene sempre di tutta la collettività o soltanto di alcuni. Perché così i dubbi restano e anche questa vicenda, come tante altre, si apre alle più sfrenate dietrologie, che poi, molte volte, come ci ha insegnato la storia segreta dei misteri italiani, così sfrenate non sono. Nicola Calipari, il numero 2 del servizio segreto italiano, è morto davvero perché un gruppo di soldati troppo nervosi ha sparato su un'auto che pensava si stesse avvicinando troppo? Sicuramente c'era una forte tensione tra gli americani e gli italiani, oppure tra gli americani e una parte del Sismi, perché c'era un forte scontro nel Sismi, una parte del Sismi che era quello che voleva trattare per la liberazione degli ostaggi, perché c'era una parte più filoamericana che non voleva la trattativa per la liberazione degli ostaggi. Possiamo però sicuramente chiedere perché a quel posto di blocco i comandi americani non hanno comunicato che stava arrivando quella macchina. Non è un'affermazione, è una domanda e noi volevamo una risposta a questa domanda, per questo chiedevamo un processo. Anche in questo caso, come in altri che abbiamo già visto, sono in molti a chiedere una commissione parlamentare d'inchiesta. Nicola Calipari era un uomo dello Stato che ha sempre fatto bene e con passione il proprio dovere, la propria missione. Dargli verità e giustizia, come anche alle altre vittime di vicende oscure, è il miglior modo per ricordarlo.
La cosa più difficile che mi si possa chiedere è come ricordo Nicola, perché io non lo ricordo, io lo vivo, è diverso. Io ce l'ho con me tutti i giorni, cioè è come essere diventati una sola persona, non è retorica, è la verità. Era talmente giovane quando è morto, aveva 50 anni. Mi è sembrato talmente ingiusto perdere la vita a 50 anni, che il giuramento che io feci su quella tomba è che lui sarebbe vissuto insieme a me. E credo che questa cosa sia avvenuta. Io faccio delle cose, ho fatto delle cose che non avrei mai fatto nella mia vita. Sono salita su elicotteri militari, sono andata in giro per il mondo entrando in tutti i territori di conflitto, sono andata in Afghanistan, in Libano. Non l'avrei mai fatto una volta, non è mio, è come se fossimo insieme. Ma quella notte in Iraq è soltanto la fine della storia di Nicola Calipari, l'ultimo incrocio delle 3 strade che abbiamo seguito. La storia di un uomo, e con lui quella di un paese, quando quest'uomo è un rappresentante delle istituzioni, non si giudica soltanto dalla fine. Anche se qui c'è un gesto, proprio all'ultimo istante, che riassume tutto. Le luci, gli spari, e invece di gettarsi in avanti, di nascondersi dietro il sedile, di salvarsi, un uomo contrae i muscoli e scatta, e si getta di lato, a proteggere, anche a costo della vita. Io sono convinto che nel momento in cui lui ha abbracciato la signora Sgrena, lui l'ha fatto per un meccanismo razionale. Non è stato un fatto istintivo. Lui razionalmente, perché lui era portato sempre ad abbracciare il prossimo per difenderlo. Io non ho un'idea specifica di Nicola, lo vedo ogni giorno, lo vedo magari una volta dietro la scrivania che si fuma sta sigaretta, che era abituato a tenersi spesso tra le dita. Lo vedo mentre sorride o parla al telefono, lo vedo mentre ci facciamo una passeggiata lungo il corso a Cosenza, a Roma, in una piazza o a Reggio Calabria. Ma quello che mi ritorna continuamente in mente è quello che io non ho visto, cioè questo abbraccio alla Sgrena nel momento particolare in cui lui donava la sua vita per le istituzioni.